Ciao a tutti, oggi vi porto il primo prodotto di questo genere di dispositivi. Sto parlando di quegli auricolari open ear a forma di orecchino o di clip che sono state introdotte da Bose circa un anno fa e che sono state poi adottate e replicate da quasi tutti i produttori non di fascia alta. Resistono ad oggi infatti giusto Apple, Samsung, Huawei e forse Oppo, mentre tutti gli altri ne hanno almeno un modello nel loro portfolio. Oggi vediamo le Pearl Clip Pro di Soundpeats, che come sempre ringrazio per avermi inviato questo sample in prova. Questo modello implementa il Bluetooth 5.4 e non sarà l'unico che vedremo qui sul canale perché me ne stanno arrivando altri da provare. Tutte le considerazioni oggettive e soggettive nel proseguo di questa recensione, ma come sempre, prima di procedere oltre, vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Come tutte le open ear, la confezione non brilla di certo per la quantità di accessori in dotazione. Difatti, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo solo, si fa per dire, il cavo di ricarica di 15 cm circa. Dicevo si fa per dire visto che tante volte ormai non troviamo nemmeno quello. A completare la dotazione troviamo il manuale utente a colori e in 8 lingue tra cui l'italiano e l'immancabile set di adesivi con il panda che è la mascotte di Soundpeats. Le custodie di Soundpeats sono sempre ben rifinite e robuste, non ho mai trovato materiali poco rifiniti o materiali scadenti nemmeno quando mi è capitato di recensire auricolari di fascia bassa. Questa custodia nello specifico non fa eccezione sia per la finitura esterna che sembra metallo ma non lo è, sia per la qualità e la stabilità della cerniera che è solida, non ha movimenti e oppone una buona resistenza alla chiusura e all'apertura del coperchio. L'unico appunto è che questo materiale può risultare scivoloso e meno gripposo in base alle nostre mani. Se sono asciutte risulterà scivoloso mentre farà più grip in caso contrario. Sul lato anteriore non abbiamo stranamente la sottile linea di altro colore che di solito corre intorno a tutte le custodie del produttore, ma abbiamo questo motivo, inserto, non so come definirlo, ma in realtà non so bene nemmeno perché sia qui, ma comunque spezza il design che altrimenti sarebbe un po' piatto. Al centro abbiamo il LED multicolore che indica i vari stati. Su tutti gli altri lati non abbiamo nessun segno distintivo tranne in quello posteriore dove trova posto la placca con il logo Soundpeats che copre la cerniera e purtroppo la porta USB-C di ricarica. Il purtroppo potete facilmente immaginare perché in questa posizione è scomoda. Quando inseriamo il cavo di ricarica la custodia rimane più o meno in questa posizione a mezz'aria. Quando apro il coperchio, ma lo abbiamo già visto prima, le plastiche sono prevalentemente lucide sia nella parte inferiore che in quella superiore del coperchio. Si notano in fondo i due connettori per la ricarica degli auricolari. Due cose mancano, e se la prima è trascurabile, ovvero il motto Hear Your Imagination, che si trova praticamente ovunque nei prodotti Soundpeats, la seconda lo è molto meno. Manca infatti il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Per finire, sia l'estrazione che l'inserimento sono molto semplici, perché l'arco che sporge le rende perfette da prendere e i magneti le portano facilmente in posizione. L'auricolare ha forme molto arrotondate e dal nome Pearl Clip ricordano proprio due perle nere, di cui vi lascio un'immagine qui di lato. Sia l'archetto che la parte interna è di un materiale siliconico con finitura soft perché è l'area che va a contatto con la pelle. La parte esterna, almeno in questa colorazione nera, è di plastica lucida. Se li guardiamo dall'alto notiamo subito la forma asimmetrica. Questo perché il lato più corto è quello che si posiziona dietro l'orecchio, mentre il lato più lungo è quello che deve entrare nell'orecchio per avvicinarsi il più possibile al condotto uditivo. Se li esaminiamo più in dettaglio vediamo infatti che nella parte posteriore non c'è praticamente nulla tranne i pin per la ricarica e queste ondine in silicone che vedo se riesco a farvi vedere in video, queste ondine in silicone per fare grip sul padiglione. Nella parte anteriore abbiamo invece la griglia sotto cui abbiamo il driver e il foro per il microfono, l'unico microfono di queste Pearl Clip Pro.
Sempre sullo stesso lato, più lungo, abbiamo l'area touch che non è posizionata sulla perla come potremmo erroneamente pensare, ma sulla parte alta, e se ci pensate è proprio la posizione corretta. Difatti la perla entrando nell'orecchio lascia proprio scoperta la parte alta che diventa così di facile accesso. L'avessero messa sulla perla sarebbe stato difficile poi dare i comandi touch. Infine sono multipoint, quindi potete connetterle a due dispositivi in simultanea, ma non hanno tecnologie di fast pair, pertanto dovrete connetterle nel solito modo. Ma come si indossano e soprattutto come stanno una volta indossate? Allora, iniziamo a vedere come si indossano. Visto che sono ad orecchino, devono pizzicare il padiglione con l'elemento più piccolo che va messo dietro e l'elemento più grande che deve essere il più vicino possibile al condotto uditivo. Questo significa che non basta avvicinarle al condotto, ma per quanto possibile devono essere inserite nell'orecchio, esattamente come vi sto facendo vedere ora, che poi è anche come il produttore consiglia di indossarle. Una volta indossate è necessario sistemarle facendo qualche movimento per trovare la giusta collocazione. Difatti, a mio modo di vedere, la parte critica è proprio quella posteriore. Se l'arco è in sostanza inesistente, visto che non va a contatto con l'orecchio, e l'elemento anteriore entra appena nel condotto, molto meno di quanto comunque farebbero delle in-ear senza gommino, e l'elemento posteriore invece, che è quello che si preoccupa di mantenere il tutto in posizione e quindi stringe un po' il padiglione e soprattutto spinge se ruotiamo la testa in questo modo. Intendiamoci, non sono scomode, questo no, ma hanno un comfort inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe da degli auricolari che non sono in-ear. Se vi piacciono e le trovate utili e le state valutando per un prossimo acquisto, tenete a mente che dovrete lavorare un po' più del solito per trovare la giusta posizione. Per la forma sono perfette per due tipologie di utenti. La prima è chi porta gli occhiali e la seconda, che fa il paio con la prima, sono i ciclisti. Questi utenti di fatto sopporterebbero poco le open-ear ad archetto, visto che questo andrebbe in conflitto con l'asta degli occhiali. Queste ad orecchino invece sono perfette, fanno sentire l'ambiente circostante e non danno fastidio anche quando indossate gli occhiali. Le Pearl Clip Pro nello specifico sono certificate IPX5, quindi sono in grado di gestire senza problemi anche una pioggia di media intensità. L'applicazione Piz Audio, disponibile per Android e iOS, l'abbiamo vista molte volte qui sul canale, quindi farò una rapida carrellata di tutte le funzioni a disposizione. Nella pagina principale abbiamo sempre sotto controllo lo stato di carica degli auricolari e della custodia, la possibilità di disabilitare i tocchi o di abilitare la modalità gioco, di attivare al volo l'equalizzatore dinamico e di gestire i comandi touch di cui vi dirò a breve. C'è anche una modalità film di cui non ho capito lo scopo, ho chiesto a Soundpiz e se riceverò risposta troverete tutto in sovraimpressione o in descrizione. Nella seconda schermata, dedicata alle equalizzazioni, ne abbiamo 10 a disposizione, la possibilità di crearne di personalizzate o di configurare l'audio adattivo, che dopo un breve test crea una equalizzazione a noi dedicata. Infine, dal menu in alto a destra possiamo controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, cambiare la lingua della voce guida, ma tra queste l'italiano non è disponibile, o aumentare il volume del tono che si sente in cuffia quando diamo alcuni comandi. Per quanto riguarda i controlli, con il tocco singolo abbiamo la gestione del volume, cosa che come sapete non mi piace per nulla, visto quanto è semplice dare tocchi involontari, anche solo mentre le indossiamo. Con il doppio tocco diamo il comando di play e pausa, con il tocco triplo sul destro attiviamo l'assistente vocale, mentre sul sinistro la modalità a bassa latenza. Infine, con il tocco prolungato abbiamo la gestione delle tracce, con il destro andiamo alla successiva e con il sinistro a quella precedente. La lista di comandi tra cui scegliere non cambia, è sempre la stessa per tutti i comandi. Una nota circa i comandi per le chiamate vocali. Nonostante la nota in alto ci ricorda, con un italiano particolare, che stiamo modificando i comandi non per le chiamate in entrata, e questo lo sapevamo, non ci mostra invece quelli appunto per le chiamate in arrivo, che sono indicati nel manuale utente che, come si sa, non legge nessuno. L'ho fatto quindi io per voi e vi posso dire che con il tocco doppio rispondiamo o terminiamo una chiamata, mentre possiamo rifiutarla con il tocco prolungato.
Le Pearl Clip Pro non hanno certificazioni particolari quali ARS Audio Wireless o Snapdragon Sound perché hanno a bordo solo i codec AAC ed SBC. Non ci sono codec ad alto bitrate. Di solito le open-ear rimangono leggermente sollevate mentre queste entrano parzialmente nel padiglione e infatti le specifiche tecniche sono un po' diverse anche in base alle dimensioni dell'auricolare. Se nelle open-ear troviamo di solito un driver da 14 mm, qui è di poco inferiore a 12 mm. Questa dimensione leggermente più piccola è giustificata dal fatto che questo formato deve muovere meno aria rispetto all'altro formato. In ogni caso, dopo queste considerazioni tecniche, quelle relative al sound sono molto simili a quanto detto per l'altro formato. Hanno una prevalenza di bassi importanti, non eccessivamente sbilanciata, ma comunque molto presente, pur non essendo i bassi molto durevoli nel tempo, ma piuttosto rapidi. Le altre frequenze sono discrete, con i medi che si comportano meglio rispetto agli alti che arrivano, ma sono attenuati, offuscati direi, da qualche rumore di sottofondo. Il volume invece è impostato bene, si fanno sentire anche all'esterno. Chi ci sta di fianco o chi sta di fianco a voi infatti sente distintamente ciò che state ascoltando ed ecco perché consiglio solo in alcuni ambiti prettamente sportivi, mentre in altre situazioni potrebbero dare fastidio a chi vi sta intorno. Per chiudere, hanno l'audio spaziale ma non hanno il tracciamento dei movimenti della testa, quindi come le chiamo io, hanno purtroppo un'amenità ma per fortuna ce ne hanno risparmiata una seconda. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Vi ricordo che queste Pearl Clip Pro hanno un solo microfono per auricolare che riesce a fare quello che può. Se in casa o ufficio non si notano particolari problemi se non un lieve accento metallico, in condizioni di traffico sostenuto vanno in affanno perché i rumori passano quasi senza filtri. Nulla di grave visto che non sono pensate per chi sta tanto al telefono e comunque in condizioni di necessità ci permettono di fare una chiamata vocale con dei risultati sufficienti. Soundpeats dichiara una durata della batteria di 6 ore con l'equalizzazione dinamica disabilitata. Ebbene, dai miei test con la solita playlist, il codec AAC e il volume impostato all'80%, riescono ad operare per un massimo di 5 ore e mezza, sintomo questo che le 6 ore si possono effettivamente raggiungere diminuendo leggermente il volume. La batteria inclusa nella custodia può ricaricarle per altre 3 volte, arrivando molto vicini alle 24 ore totali dichiarate dal produttore. Non hanno la soppressione del rumore, visto che montano un solo microfono, per cui non posso darvi indicazioni circa la durata in questa situazione, ma posso invece dirvi che hanno la ricarica rapida parziale che con 10 minuti di ricarica garantisce fino a 2 ore di riproduzione. Non hanno ovviamente la ricarica wireless. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come sempre, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Pearl Clip Pro hanno un look simpatico e moderno, diverso rispetto ai classici auricolari ad orecchino che abbiamo conosciuto in quest'ultimo periodo, perché non ci sono stacchi di design, l'auricolare è un tutt'uno che rende appunto il tutto più aerodinamico, oserei dire. Ma lasciando da parte il design e i vantaggi che questo porta, c'è qualcosa che invece mi è piaciuto di meno, come ad esempio il comfort generale che mi sarei aspettato maggiore o comunque di un livello superiore. Qui invece trovo una grande utilità per chi porta gli occhiali, ma un affaticamento eccessivo perché avere il padiglione pizzicato a lungo andare è fastidioso, anche se il pizzico è leggero. Dal punto di vista del suono, invece, le sensazioni sono molto simili alle open-ear ad archetto. La qualità è più che discreta, il canale è sempre libero, sentiamo distintamente i rumori ambientali e possiamo anche fare qualche chiamata, ma solo in condizioni di estrema necessità, considerando la presenza di un solo microfono e le prestazioni
che questo offre. Come dicevo in apertura, questo formato è perfetto per chi va in bici, anche ad un certo livello, perché con il caschetto e gli occhiali non avremo alcun problema. Resto scettico invece sull'utilizzo in ambiente urbano o casa ufficio. Ci sono altri prodotti migliori e più indicati. Ad ogni modo, queste Pearl Clip Pro hanno un prezzo di listino di 59,99 €, ma come da tradizione Soundpeats ci sono sconti e coupon da attivare che fanno scendere il prezzo intorno ai 45 €, che oltre ad essere un prezzo molto più a fuoco per le caratteristiche che offrono, le rende anche più appetibili. Sono disponibili in 4 colori, ma al momento si trovano solo il bianco e nero che vi ho mostrato oggi, e in descrizione, oltre al link per l'acquisto, trovate anche un coupon che mi ha lasciato Soundpeats per voi, per cui ricordatevi di attivare tutti gli sconti a disposizione e ricordatevi anche di aggiungere il coupon. Al momento non metterò questo esemplare in vendita perché ho in mente di fare una comparativa, visto che ne ho altre di questo formato da recensire, però vi consiglio comunque di iscrivervi al canale Telegram che vedete qui di lato per approfittare delle altre offerte o di qualche suggerimento che cosa acquistare in particolari periodi dell'anno. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Se siete interessati a questo tipo di prodotti o agli auricolari e cuffie True Wireless in genere e vi piace il lavoro che sto portando avanti, vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Se poi volete supportarmi ulteriormente, vi ricordo di dare uno sguardo agli abbonamenti. Alla prossima!